A Sendit oggi facciamo una recensione e il test pratico dell'ottica della CV Life dedicata al tiro a lunga distanza. Sto parlando della Eagle Blades 5 25x56 FFP, quindi primo piano focale con reticolo tattico. Ebbene sì, anche la CV Life produce un'ottica per tiro a lunga distanza, la Eagle Blades 5 25x56 FFP. Allora, devo dire, innanzitutto molto bella a vedersi. Mi hanno colpito subito le grandi torrette con questa lavorazione appunto che aumenta la grip, facilita l'utilizzo appunto anche con guanti delle torrette e tutti gli accessori che vengono dati insieme a quest'ottica. Vediamo velocemente cosa contiene la scatola, l'ottica in se stessa e poi andiamo subito a provarla in poligono insieme. Allora, l'ottica eccola qui, ve la mostro, davvero bella devo dire. I materiali sembrano molto buoni anche al tatto, ha questa colorazione nero opaca che la rende così molto elegante anche a vedersi. Le torrette davvero grandi con numeri scritti molto grandi che faciliteranno sicuramente l'utilizzo soprattutto a chi ad esempio come me ha qualche problema di vista per quello che riguarda appunto vedere cose, numeri piccoli magari vicini. Illuminazione del reticolo tattico come vi ho detto, primo piano focale, e in dotazione troviamo anche la true lever, cioè la leva di lancio, cioè quella che ci aiuta ad azionare appunto la ghiera degli ingrandimenti. Quest'ottica è realizzata con un tubo da 34, è in MOA, le torrette hanno una definizione da 1/4 di MOA. La ghiera del parallasse parte da 30 yard e ovviamente poi arriva fino a 500, dopodiché come un po' tutte c'è l'indicazione infinito. Abbiamo 6 livelli di illuminazione per quello che riguarda il reticolo e per finire le torrette sono bloccabili. Questo vuol dire che noi possiamo eseguire la regolazione, dopodiché si bloccano e non si muovono più. Lenti trattate con coating per migliorare ovviamente la resa per quello che riguarda il colore e la trasparenza, quindi il passaggio anche di luce, e gli ingrandimenti abbiamo detto vanno da 5 a 25 e come tutte le ottiche che si rispettano qua dietro abbiamo la nostra diottra per l'adeguamento appunto al nostro occhio. Che dire, un'ottica davvero bella, davvero elegante, fa un figurone montata sull'arma. Adesso lo vedrete nel video, l'ho montata sul mio AR15 canna 18 pollici per fare appunto dei test in poligono. Chi l'ha vista, ve lo dico, mi ha detto oh, ma accidenti, gran bella ottica davvero, perché una volta montata fa davvero un grande effetto. Le torrette hanno questa lavorazione esterna che fa sì che sia abbastanza facile, aumentano la grip, quindi è più facile gestirle, ripeto, anche se magari si utilizzano dei guanti. Sono entrambe bloccabili, i numeri sono davvero molto grandi, si vedono davvero molto bene, quindi in questo caso non avremo bisogno ad esempio di quelle lenti che si possono montare per migliorare appunto a chi ha qualche problema di vista la visibilità dei numeri, perché sono davvero molto ben visibili. Vediamo subito cosa troviamo nella scatola. Allora, la CV Life ci dice intanto che ovviamente, ecco, lo troviamo direttamente qua, le indicazioni principali. Ci dice che quest'ottica è naturalmente shock proof, cioè a prova di urto e a prova ovviamente del rinculo delle armi su cui andremo a provarla, che è waterproof, cioè può lavorare ovviamente anche in condizioni di pioggia. Se non sbaglio è stata testata a 1 metro sott'acqua per 30 minuti e hanno poi verificato che ovviamente non ci fossero infiltrazioni. Fog proof, questo vuol dire che quest'ottica ovviamente è anti-appannamento, questo perché ci dice sempre la casa madre che come tutte le ottiche serie è stato tolto tutta l'aria da dentro e introdotto il gas nitrogeno, e appunto qua infatti possiamo notare sotto
notato che c'è il tappino dove è stato fatto appunto lo spurgo e poi l'ingresso del gas. Su questo lato troviamo un tappino che si toglie semplicemente con una monetina, con quello che avete. All'interno c'è la batteria, la classica CR2032 per l'illuminazione del reticolo. Come vi ho detto, è un reticolo che si illumina a 6 livelli di intensità. Una cosa che mi è piaciuta subito è che l'illuminazione del reticolo riguarda la parte centrale del reticolo, non tutto il reticolo. Questo io lo trovo, diciamo, più utile soprattutto quando lavoriamo a bassi ingrandimenti, perché il reticolo diventa abbastanza piccolo, come sapete, in primo piano focale, quindi il reticolo segue gli ingrandimenti, diventa più grande o più piccolo in base a se aumentiamo o diminuiamo gli ingrandimenti. Quindi quando li diminuiamo, portiamo ad esempio a 5, il reticolo si presenta abbastanza piccolo. Avere l'illuminazione completa del reticolo fa sì che questo diventi quasi illeggibile. Illuminando solo la parte centrale invece è molto più utilizzabile, ma anche a ingrandimenti superiori spesso ci interessa vedere meglio la parte del reticolo che va sul target, non proprio tutto il reticolo illuminato, che a volte può risultare invece un po' fastidioso. Vediamo quindi, come dicevo, il contenuto della scatola. Allora, ecco qua. Allora, all'interno della scatola troviamo intanto il sunshade, il parasole, guardate che bello, che va ovviamente abitato qua davanti e che fa sì che l'ottica sia ben protetta da eventuali appunto problemi derivanti dal sole, dai riflessi, ma anche dall'aria calda che magari sale dalla canna se spariamo, ad esempio d'estate spariamo molto. Ci sono in dotazione anche due bei tappi flip up, il che non è male, perché sono sicuramente utilissimi, in quanto, come sapete, operando all'aperto è facile che magari le lenti si sporchino perché c'è polvere, perché quello vicino a noi sta sparando con il freno di bocca e in questo momento noi non la stiamo utilizzando e si va soltanto a sporcare con la polvere, o anche semplicemente perché magari piove un pochino e potrebbero finirci dei schizzi d'acqua in quel momento, quindi le possiamo tappare. Ma anche in un uso magari più operativo, ad esempio venatorio, mentre ci spostiamo con la carabina a tracolla, tenere i tappi chiusi è sicuramente una buona cosa da fare. Oltretutto troviamo sempre nella scatola anche gli anelli di montaggio, vediamo un po', eccoli qua. C'è anche ovviamente la chiave a brugola per il loro montaggio. Sono anelli a 4 viti, direi abbastanza pesanti. Io questi non li ho utilizzati per il montaggio perché, dovendolo appunto utilizzare su una R15, ho preferito utilizzare una cantilever. Nella confezione poi troviamo l'anello da montare se vogliamo utilizzare lo zero stop, perché mi sono dimenticato di dirvi prima che quest'ottica è dotata anche di zero stop, quindi una dotazione davvero completa. Ovviamente troviamo una pezzuola di pulizia e ben 2 batterie CR2032 per l'illuminazione del reticolo e la chiavettina da poter utilizzare per smontare le torrette, posizionarle sullo zero e poi rimontarle quando facciamo appunto l'azzeramento dell'ottica. Non poteva mancare naturalmente il manualetto di istruzioni, molto chiaro, direi, a colori, fatto davvero molto bene, si legge davvero molto bene. Vi faccio vedere ad esempio la spiegazione delle torrette, come smontarle, come azzerare, come montare l'anello per lo zero stop, come montare gli anelli, a quanto vanno stretti, tutte le spiegazioni del reticolo. Quindi un manuale molto ben fatto, anche molto carino, perché devo dire a colori, con delle belle immagini molto chiare. Eccoci qua, mi sono trasferito in poligono. Come vedete sto già eseguendo i tiri a 100 metri e in pratica sto facendo quello che è l'azzeramento dell'ottica, quindi sto facendo un po' di tiri per portare i miei colpi esattamente sul punto di mira. Quindi fra un po' vedrete infatti che smonterò le torrette, cioè i cover delle torrette, per poi riportarli appunto sullo zero. Ecco, in questo caso ho preso un attrezzino perché mi sono dimenticato di portarmi appresso quello che viene dato nella confezione, ma comunque va bene qualsiasi cosa, una monetina, appunto un piccolo giravite, quello che avete. Basta svitare la vite sopra della torretta, allentarla. Questo vale ovviamente sia per il verticale che per l'orizzontale.
Quindi una volta tolto, diciamo, la vite superiore, si sfila il cover della torretta, si riposiziona sullo 0 e si rimette giù, facendo attenzione che combaci perfettamente con l'indicazione incisa sul tubo dell'ottica. Una volta centrato esattamente, rimettiamo la vite sopra, la stringiamo in modo non esagerato, non troppo forte, non è necessario, e siamo a posto. E così la torretta, diciamo, è azzerata. In questo caso non ho utilizzato l'anello zero stop perché, trattandosi solo di un test, non ne avevo necessità, ma potrete montare ovviamente anche quello per far sì che la torretta poi non vada mai oltre lo 0 in caso voi facciate molti giri della torretta e non ricordiate dov'è lo 0. Adesso sto eseguendo dei tiri invece a 200 metri per il test finale, così, e per provare un po' come si comporta il reticolo, dando poi parecchi giri alle torrette e vedendo se combaciano. Allora, eccoci alle conclusioni. Quindi, ricapitolando, la nostra Eagle Blaze 525x56, primo piano focale, reticolo tattico illuminabile, ben 6 livelli di illuminazione, torrette tattiche molto grandi, belle esposte, con 0 stop e ovviamente torrette bloccabili, tubo da 34 e tutta una serie di accessori che già vi ho mostrato prima. Dunque, le lenti mi sono piaciute molto, direi sono molto trasparenti, la resa del colore è buona. Utilizzandola non ho notato aberrazioni, diciamo, sui bordi dell'ottica, e per quanto riguarda l'eye relief e l'eye box, devo dire è abbastanza buono, calcolando che quest'ottica è di una fascia di prezzo abbastanza bassa. Fra poco vi dirò qual è il prezzo di vendita della Sivulife di questa ottica. Nel test a 200 metri, devo dire, si è comportata molto bene, riuscivo a vedere bene i fori. Questo è il foglietto appunto dei tiri fatti a 200 metri. Come vedete ci sono 1, 2, 3, questi sono 3 colpi, tutti e 3 andati praticamente nel bullseye, 2 molto vicini. In totale ho realizzato quindi 1, 3, 5 tiri, quindi una rosata da 5 tiri di circa mezzo moa di dimensione a 200 metri. Questo ovviamente utilizzando una carabina semiautomatica, una R15, ma quello che mi interessava era provare principalmente quanto quest'ottica fosse precisa nel movimento appunto del reticolo, perché in effetti ho poi spostato avanti e dietro per vedere se tornavano, diciamo così, sullo 0 le torrette, cioè ho fatto queste manovre, le riportavo poi sullo 0 e provavo gli altri tiri per vedere se sparava sempre lì o se il reticolo in qualche modo fosse impreciso. Devo dire, l'ottica si è comportata molto bene. Naturalmente stiamo parlando di un prodotto non di fascia altissima, quindi le torrette, devo dire, hanno dei buoni click, le meccaniche sembrano abbastanza buone nel movimento. Qualche volta possiamo magari riscontrare qualche piccola imprecisione nel momento in cui scendiamo per bloccare la torretta, ma a volte basta fare un piccolo movimento, tornare indietro e la torretta si blocca perfettamente. Quindi, che dire, complimenti Sivulife, perché è veramente un bell'oggetto calcolando il prezzo a cui viene venduta. Se andate infatti sul sito della Sivulife, ora vi metterò in descrizione ovviamente il link a questo prodotto, ma date comunque un'occhiata al loro sito perché ci sono tantissime cose interessanti. Io stesso ne utilizzo parecchie perché i prezzi sono davvero molto buoni. Oltretutto, se spendete più di 30 euro, la spedizione è gratuita. Normalmente ricevo le cose che acquisto dalla Sivulife in una quindicina di giorni massimo. E siamo al prezzo di vendita. Ebbene, quest'ottica sul sito della Sivulife costa solo 330 euro con tutta la dotazione che avete visto e ovviamente spedizione compresa. Oltretutto in descrizione vi metterò un codice speciale che, se lo inserite al momento dell'acquisto, avrete anche un ulteriore 10% di sconto, che non è male. Stiamo parlando di un'ottica sicuramente non indicata per il professionista o chi partecipa ad eventi agonistici, ma che farà sicuramente felici tutti coloro che stanno approcciando adesso al tiro a lunga distanza e magari non hanno un grosso budget iniziale da investire. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, mettete un bel like. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, perché ovviamente anche nel 2026 faremo tante altre recensioni di tante cose molto interessanti, e noi come sempre ci vediamo qua su Sendit.